Ciao amici e bentornati sul mio canale. Questo bellissimo stand è uno dei nuovi brand che produce smart glasses rivoluzionari in grado di tradurre in tempo reale conversazioni in tantissime lingue del mondo. Vi basterà indossarli e potrete utilizzarli anche se indossate già degli occhiali. Il nome da battaglia è Lion H2 e adesso li andiamo a provare in tempo reale simulando una conversazione dall'italiano al cinese. Prima però andiamo a vedere l'unboxing e il tutorial per l'installazione. All'interno di questo bellissimo box, che tra l'altro è molto rigido, sono presenti le principali lingue in cui potete utilizzare questi occhiali, questa bellissima custodia che ha anche un power bank, qua c'è il connettore di tipo C che serve a ricaricare gli occhiali ed è anche molto rigida, adesso ve la faccio sentire, per cui è perfetta se vi dovesse cadere per proteggere perfettamente gli occhiali. Come vi dicevo sono anche abbastanza sottili, sembra una classica montatura. Questo è il tasto d'accensione e questi sono i connettori per quanto riguarda la ricarica. Nelle aste sono presenti i microfoni e anche la parte touch per poterli controllare direttamente con le vostre dita. Spero che si veda bene anche il riflesso verde, che è la zona dove vengono proiettati i sottotitoli. E adesso ve lo faccio vedere da vicino con la telecamera. Guardate che spettacolo, veramente tanta roba. Guardate anche la luminosità e la qualità, si leggono perfettamente. E concludendo il nostro unboxing, all'interno trovate anche il manuale d'uso e di installazione e un utilissimo panno in microfibra per pulire le lenti. E ora, come promesso, il tutorial per collegare gli occhiali direttamente al vostro smartphone. Come prima cosa dovete scaricare l'applicazione ed è disponibile sia sull'Apple Store ma anche il Play Store di Google. Creare il vostro account di accesso inserendo una mail e una password, e dall'applicazione potete fare tantissime personalizzazioni, tra cui aumentare o diminuire l'intensità dei sottotitoli, cambiare anche la dimensione dei sottotitoli. Ci sono tre modalità: grande, medio oppure piccolino. Io vi consiglio di tenerlo alla massima grandezza così da leggere in maniera più chiara. Qua sotto ci sono tutte le modalità a partire da quella della traduzione. Questa è quella che ho utilizzato all'IFA. Ovviamente potete anche cambiare le impostazioni delle lingue e guardate quante ce ne sono. Ad esempio, se andate a fare un tour in Giappone potete modificare la traduzione dal Giappone all'inglese. Adesso ho impostato italiano con traduzione in giapponese. Se mai una volta riuscirò a realizzare il mio sogno di andare in Giappone, e come vedete adesso sto parlando e nel cellulare viene trascritta interamente la traduzione in giapponese. Stessa cosa al contrario, se davanti avessi un giapponese mi verrebbe switchata la traduzione in italiano. E soprattutto guardate la velocità di traduzione, anche perché questi occhiali hanno una latenza inferiore ai 500 millisecondi. Potete anche utilizzarli, come dicevo prima, come teleprompter, ossia come gobbo. Adesso qua c'è anche un esempio per utilizzarli mentre sto leggendo, e man mano che leggerete tutto il testo lui procederà in maniera automatica. C'è anche la funzione Captions, che ad esempio può essere molto utile alle persone non udenti, riporta in tempo reale la conversazione direttamente sugli occhiali. Stessa cosa se per caso una persona che non ci sente guarda un film, vengono riportati i sottotitoli del dialogo direttamente nella sua lingua proprio davanti agli occhiali. E tra l'altro potete anche guardare in tempo reale la latenza, viene scritto nella parte alta, e tutti i dialoghi registrati durante la giornata vengono salvati direttamente nell'applicazione. Qua c'è anche il profilo, potete anche personalizzarlo con un'immagine e anche andare a vedere tutte le altre caratteristiche del display, aumentare la sicurezza e cambiare il linguaggio di default sia degli occhiali ma anche del vostro cellulare. E concludo con le ultime impostazioni avanzate. Potete anche modificare la caption del display, ci sono tre modalità. Potete anche modificare la posizione dove vengono proiettati i sottotitoli. Io vi consiglio quella media, ma li potete anche spostare più verso l'alto o più verso il basso. E potete anche decidere a chi dar la precedenza, se siete in più persone, a quello direttamente davanti a voi, oppure la modalità 360 che traduce tutte le persone in tempo reale presenti nella stessa stanza. Mi ha appena chiesto se sono stato in Cina. No, non sono mai stato, ma mi piacerebbe un giorno visitare il tuo paese. E grazie alla connessione tramite lo smartphone riesce a leggere la traduzione in tempo reale dall'italiano alla Cina, e la traduzione viene fatta sia scritta ma anche vocale. Mi ha appena anticipato che farà la spiegazione delle caratteristiche più importanti di questi occhiali.
我想值得提的一个点就是，这里边这个眼镜 AR 眼镜与别人的有一个特别大的区别，就是我们可以支持双语畅聊，也就是沟通者双方都明白各自的意思。以前的 AR 眼镜可能只有戴眼镜的人才懂这个说话者的意思。 Devo dire che sono rimasto veramente colpito e credo che farò un pensierino per questi occhiali, perché nelle fiere presenti in tutto il mondo sicuramente avere un traduttore in tempo reale ha veramente tantissime utilità, soprattutto anche durante le conferenze fatte in inglese o in tantissime lingue per chi come me è amante dei viaggi all'estero. 这款眼镜支持超过100种语言，而且它特别的轻，它只有49克。我们可以轻松的把它带到我们的生活当中。以前我不懂意大利语，但是现在我借助这款眼镜，我可以跟您去沟通，无论是出国留学，甚至是商务会谈，你都可以借助这款眼镜去解决你的沟通问题。 Quello che mi sta dicendo è che questi occhiali possono sopportare più di 100 lingue, pesano solamente 49 grammi e vi posso confermare che sono veramente leggeri, per cui non affaticano durante l'utilizzo anche se li terrete attivi durante tutta la giornata. Hanno una traduzione in tempo reale, per cui aspetterete pochissimo per ricevere e leggere la traduzione. Questa è una delle caratteristiche che mi ha impressionato, perché in istantanea avrete la traduzione del vostro interlocutore. Ringrazio tantissimo il mio amico per questa presentazione. Devo dire che mi sono divertito tantissimo a utilizzarli, anche perché la traduzione è stata perfetta. Sono riuscito a capire per la prima volta nella mia vita il cinese direttamente con l'intelligenza artificiale, e tra l'altro sono anche molto leggeri, per cui anche dopo tante ore di utilizzo non avrete affaticamento né al naso né alle vostre orecchie. Che sia per università, per viaggi di piacere, possono essere un valido aiuto per essere comprese in qualsiasi situazione, soprattutto anche magari in situazioni di emergenza in cui dovete chiedere aiuto. E concludo parlando dell'autonomia. Questi speciali occhiali durano tra le 6 alle 8 ore con una singola ricarica, ma non è tutto, perché lo stesso case è una power bank per questi occhiali che vi permette di caricarli altre 12 volte per avere un'autonomia totale superiore alle 90 ore. E tra l'altro, nonostante il case sia una power bank, anche il case stesso ha un peso molto contenuto, per cui può essere comodo da essere utilizzato sia in zaino o nella borsetta. E se anche voi vi siete innamorati come me di questi bellissimi occhiali, vi ricordo che vi ho lasciato il link diretto per poterli acquistare sia nel primo commento che nella descrizione di questo video.